Una città che unisce resti bizantini e romani a strade, croci e cortili traboccanti di fiori. Qui edifici dall'architettura millenaria raccontano l'incontro tra mondi ebraici, musulmani e cristiani, in un intreccio che l'UNESCO ha voluto proteggere come patrimonio dell'intera umanità. Con l'arrivo della primavera si riesce a vedere il vero fascino dell'antica capitale. Immaginate di camminare tra piazze che si accendono per la festa delle croci di maggio, dove imponenti croci floreali trasformano ogni angolo in un trionfo di profumi e colori. Inoltre, tra fine aprile e inizio maggio, per pochi giorni, i cittadini aprono le porte dei loro cortili privati. È la fiesta de Los Patios, un concorso di bellezza dove cascate di fiori scendono dalle pareti tra fontane e giardini nascosti, offrendo un assaggio della bellezza andalusa. Quindi varcate la soglia con me, iscrivetevi al canale per supportarmi e buona visione! Carissimi, bentornati in Spagna e benvenuti a Córdoba. Ennesima volta quest'anno che visito la Spagna, con molto piacere devo dire, e adesso mi trovo proprio di fronte al municipio che non ha nulla a che fare con quelli molto belli di tantissime altre città spagnole. Comunque l'obiettivo di questa sera, visto che sono le 21:30 e c'è una luce incredibile, è di fare giusto 2 passi in centro città, per poi esplorare al meglio domani il centro. Ora sto facendo il giro tutto intorno alle mura della meschita, che come si vede molto bene ha sia elementi cristiani sia elementi dell'architettura islamica, ma vi spiego bene domani perché probabilmente è la prima cosa che vedo domani mattina presto. Ho fatto i miei 10 km di camminata serale, sto ritornando all'ostello, alla mia camerata, e poi doccia e a dormire. Quindi noi ci vediamo domani. Buongiorno. Sono le 7:30, mi sto dirigendo verso la Moschita, visto che tra le 8:30 e le 9:30 si può visitare gratuitamente. Sono quasi arrivato alla Moschita e adesso mi trovo nel vecchio quartiere ebraico, perché gli ebrei qua, come in buona parte della Spagna, hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della città. E comunque il meteo non è proprio dalla mia parte, è molto grigio, però devo dire che ci sono tantissimi fiori, veramente molto bello, e poi case anche abbastanza colorate e decorate. All'esterno si parte con il Patio degli Aranci, dove un tempo avvenivano le abluzioni rituali. Vi consiglio di fermarvi poco all'inizio, fermatevi quando uscite perché la coda cresce rapidamente. La meschita è il risultato di 1000 anni di storia spagnola. Ricorda l'epoca in cui i musulmani, ebrei e cristiani vivevano in pace e arricchivano la città. Sorse nel VI secolo come basilica visigota di San Vicente. Nel 784 l'emiro Abd ar-Rahman I ne acquistò metà per la comunità musulmana, per poi abbatterla e costruire la moschea originale. Attraverso 3 ampliamenti successivi la superficie venne quintuplicata, arrivando a coprire quasi 14.400 metri quadrati, diventando quindi una delle moschee più grandi del mondo. Ovviamente la cosa che si nota subito è la foresta di 856 colonne che originariamente erano 1293. Queste sono realizzate con materiali di recupero romani e visigoti. Il mihrab, cioè la nicchia architettonica situata nel muro della Qibla, che punta verso la Mecca, è il punto focale.
Al-Hakim II chiese mosaicisti all'imperatore di Bisanzio. Dovevano essere in grado di imitare i mosaici della grande moschea di Damasco. Vennero inviati anche 1600 kg di tessere d'oro. Mentre per quanto riguarda la cattedrale, nel XVI secolo Carlo V autorizzò la costruzione di una cattedrale nel cuore della moschea. Il risultato è un mix unico di stili: plateresco, rinascimentale e barocco. Veramente molto bella, ovviamente imperdibile se venite in città. Intanto, siccome è il 29 aprile, sono curioso di vedere quanta gente troverò in giro, perché il periodo tra fine aprile e inizio maggio è molto importante, non solo per qua Cordova, ma tutta la Spagna. Ci sono la settimana santa e a Cordova c'è il Festival dei Cortili. Purtroppo li mancherò entrambi, riuscirò però a vedere il Festival delle Croci che si svolge tra il 29 aprile, appunto oggi, e i primi di maggio. Si tratta di un'antica tradizione religiosa in cui queste croci vengono cosparse di fiori e distribuite nella città. Ora mi sposto verso il Ponte Romano, che fu costruito per la prima volta nel I secolo d.C. Da allora poi è stato ricostruito molte volte e nella sua forma attuale risale principalmente al periodo medievale, con le ultime modifiche apportate nel 1876. Questo ponte è anche comparso nel Trono di Spade. Dovrebbe essere il ponte di Volantis. Sono arrivato all'Alcazar, che è proprio qui di fronte a me, che come alcuni sapranno è una fortezza, un palazzo tipico della Spagna moresca. Purtroppo è chiuso da un po' di mesi ormai. Comunque venne eretto sotto il Regno di Castiglia tra il XIII e il XIV secolo sui resti di un edificio moresco. Una curiosità: nel 1486 avvenne il primo incontro dei re cattolici Ferdinando e Isabella con Cristoforo Colombo. Comunque sto facendo il giro del perimetro dell'Alcazar, vedo se riesco a vedere qualcosa. Qua intanto c'è la parte dei giardini. Sono rientrato in centro dalla Porta di Siviglia e questa zona dovrebbe essere famosa per i cortili fioriti. Ancora non so se siano già stati allestiti, ma voglio provare a vedere. Ho visto un paio di cortili molto belli, devo dire, veramente molto belli. Mi sono rifiutato a entrare quelli a pagamento, che mi sembra assurdo vedere dei cortili con dei fiori pagando, però belli, bella anche la storia che c'è dietro. Il Festival del Cortili Córdoba si svolge nella prima metà del mese di maggio. Nonostante appunto adesso sia aprile, adesso sono comunque visitabili perché sono già in preparazione alcuni cortili. Comunque questo festival ha origini abbastanza antiche in verità, perché i primi che si sono tenuti sono stati nel 1921 e nel 1927. Poi nel 1933 è iniziato ad acquisire una certa importanza. Nel 2012 è arrivato il riconoscimento come patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO e in sostanza si tratta di un festival dove circa una cinquantina di cortili vengono decorati e aperti per i visitatori. Sono passato anche dalle scuderie reali che sono state fondate da Felipe II nel 1572. Non sono entrato perché costano e sinceramente non mi va di finanziare un posto che sfrutta i cavalli, in generale gli animali, per guadagnare. Le scuderie si trovano proprio accanto al quartiere dei cortili e sono state in verità ricostruite perché nel 1734 ci fu un incendio che distrusse quasi tutto il complesso.
Comunque peccato che anche in Spagna vadano ancora le carrozze con i cavalli per i turisti, e non solo questo, ma anche i poliziotti con i cavalli, che su questa pavimentazione sembra di veder camminare dei tirannosauri sui tacchi. Peccato. Sono arrivato alla cappella di San Bartolomé, qua davanti, che insieme alla sinagoga e alla cappella reale dentro la moschita è una delle espressioni più pure dell'arte mudéjar in città. I lavori a questa cappella iniziarono tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo. Probabilmente potrebbe essere stata abbandonata a seguito degli attacchi nel 1391 nel quartiere ebraico. In epoca barocca fu incorporata nell'ospedale e successivamente restaurata nel XIX secolo. Questo è l'ospedale del cardinale Salazar, risale al XVIII secolo, anche se al giorno d'oggi ospita la facoltà di lettere e filosofia. La facciata è in stile barocco. In alcune zone della città c'è veramente tanta gente, tanti gruppi organizzati e non si riesce a passare. Sono arrivato alla sinagoga, che si trova nel cuore del quartiere ebraico e è particolare perché è una delle 3 sinagoghe medievali meglio conservate in tutta la Spagna. Fu costruita tra il 1314 e il 1315 e rimase in uso costante fino alla definitiva espulsione degli ebrei nel 1492. In seguito l'edificio venne utilizzato prima come ospedale e poi come scuola materna. In Spagna visse una delle comunità ebraiche più grandi d'Europa, la cui presenza è attestata già a partire dal II secolo d.C. Furono perseguitati dai Visigoti e durante la conquista araba si allearono con i musulmani. Già nel X secolo iniziarono a far parte dai ceti più alti della popolazione. Sono arrivato al mausoleo romano. Questo è stato ristrutturato recentemente, dovrebbe essercene un altro non ristrutturato, e risalgono al I secolo d.C. e sono stati riscoperti nel 1993 durante uno scavo archeologico di routine. Altro punto molto importante e interessante della città, il minareto e la chiesa di San Juan. Voi vi chiederete ovviamente, ma in che senso? Beh, qua ci sono in colpo solo minareto e chiesa. Il minareto è sopravvissuto praticamente intatto nel suo stato originario del X secolo. Questa una cosa abbastanza strana, visto che la moschea invece fu demolita per far posto alla chiesa dell'ordine di San Giovanni, San Juan. Finalmente ho visto la seconda croce di fiori, pensavo ne avrei viste molte di più sinceramente. Questa è la torre della Malmuerta, collegata alle mura della città, e come potete immaginare dal nome si tratta di una donna, una ragazza che ha fatto una fine tragica. Secondo la leggenda la torre prese questo nome in seguito alla morte di una nobile per mano del marito, pazzo e geloso. Comunque la torre risale al XV secolo, è stata costruita sopra un precedente edificio islamico.
Sono passato da mi aspettavo più croci a una croce a ogni angolo. Questo è il palazzo di Viana. Si tratta di un palazzo rinascimentale. Io l'ho visitato gratuitamente perché è mercoledì e si sviluppa intorno a 12 cortili. Il palazzo risale al XIV secolo e è stato mantenuto intatto dall'ultima marchesa di Viana. È stato abitato fino al 1980 dai marchesi di Viana e l'edificio è pieno di opere d'arte e antiquariato. La vera bellezza sono i cortili. Assolutamente consigliato anche se venite non di mercoledì, quindi anche se dovete pagare. È l'attrazione più bella che ho visto in città. Comunque la cosa bella delle croci è che al di là dei fiori, al di là delle croci, si trovano in quasi tutte le piazzette e c'è sempre musica e un baracchino con qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, quindi molto carino. In tutto sono poco più di 50 sparse in tutta la città. E adesso mi sto dirigendo verso la chiesa di San Lorenzo, che è proprio qua dietro. La chiesa di San Lorenzo sorge dove in passato era presente una moschea islamica, a sua volta costruita al di sopra di una chiesa visigota. Venne edificata tra il 1244 e il 1300 ed è una fusione tra l'architettura romanica e quella gotica. Sono tornato alla Moschea Cattedrale perché questa è la prima luce della giornata e sono le 19:30, quindi sto facendo qualche foto con questa bella luce.
anche se sono tutti chiusi. Sono tornato nella via dei Cortili Fioriti, eccomi qua, giusto per raggiungere i 30 km percorsi. Comunque confermo il mio giudizio, la città è molto carina. L'unica cosa che secondo me perde tanto se non è visitata proprio in questo periodo. Questo periodo è veramente una bella chicca. Io sto rientrando al mio ostello, d'altronde sono le 10:30 e quindi sono in giro da 15 ore, non male. Vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e noi ci vediamo settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle 18, da un'altra città della Spagna. A presto!